Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mi chiamo Paolo e sono sposato con mia moglie Annie da 4 anni. Viviamo in una piccola città nello stato di New York, dove tutti si conoscono. Ci siamo incontrati all'università e abbiamo iniziato a frequentarci al 3° anno. Dopo la laurea le ho fatto la proposta e ci siamo sposati un anno dopo. La vita era bella per i primi 2 anni. Abbiamo comprato una graziosa casetta, entrambi avevamo lavori decenti e ci stavamo godendo la nostra vita da neosposi. Dopo un po' le cose hanno iniziato a diventare più difficili finanziariamente. Il mio lavoro in un negozio di autoricambi mi pagava solo 7 euro all'ora e non riuscivo ad ottenere più di 32 ore a settimana, nonostante implorassi il mio capo per degli straordinari. Annie lavorava come rappresentante del servizio clienti, ma non guadagnava molto. Un giorno mi disse che voleva trovare un lavoro part-time, magari come cameriera, per aiutare a far quadrare i conti. Mi sembrò un'ottima idea e la supportai. Dopo qualche settimana mi disse che era stata assunta in un fast food a circa 15 minuti da casa. I suoi turni erano serali e durante i fine settimana, solitamente finendo intorno alle 10 di sera. Ero contento che avesse trovato qualcosa di flessibile che potesse funzionare con il suo altro lavoro. All'inizio sembrava tutto normale, ma dopo circa 6 settimane iniziai a notare alcuni comportamenti strani. Annie tornava a casa tardi, anche alle 2 o 3 di mattina, anche se il posto chiudeva alle 10. Quando arrivava a casa, parlava a malapena con me e si metteva subito al telefono. Quando le chiedevo come fosse andato il turno, rispondeva in modo monosillabico o diceva di essere stanca. Pensavo fosse solo stressata e si stesse abituando a lavorare 2 lavori. Ma le notti sempre più tarde continuarono anche dopo mesi. Alcune notti il suo rientro così tardi mi preoccupava, ma non volevo saltare a conclusioni affrettate. È sempre stata fedele e onesta con me, ma una notte decisi di farle una sorpresa e portarle un caffè o uno spuntino durante la sua pausa. Guidai fino al fast food intorno alle 8:30 di sera, dato che di solito quella era l'ora della sua pausa di 15 minuti. Ma quando entrai, la ragazza al banco non aveva idea di chi stessi parlando. Descrissi Annie e insistetti che lavorasse lì, ma il manager uscì e confermò che non avevano nessuna dipendente con quel nome. Ero così confuso. Annie mi aveva detto di lavorare lì per mesi. All'inizio pensai di essermi sbagliato posto, ma quando tornai a casa controllai l'app di condivisione della posizione sul telefono di Annie e sicuramente mostrava che era stata in quel ristorante quasi ogni notte in cui diceva di lavorare. Invece di affrontarla subito, decisi che dovevo scoprire la verità. Il giorno dopo comprai un piccolo tracker GPS e lo piazzai sotto il paraurti posteriore della sua auto. Mi sentivo a spiare mia moglie, ma il mio istinto mi diceva che stava succedendo qualcosa di losco. Ci vollero un paio di giorni, ma alla fine i dati del tracker mi mostrarono cosa stesse realmente facendo Annie quelle notti. Si scoprì che non stava affatto lavorando in un lavoro part-time. Ogni notte che diceva di fare la cameriera, andava invece in un hotel e parcheggiava lì per ore. Non volevo credere che mia moglie, con cui ero sposato da 4 anni, mi stesse tradendo, ma le prove erano chiare. Quando Annie tornò a casa da un altro turno quella notte, la affrontai con le informazioni del tracker. Scoppiò in lacrime e confessò tutto. A quanto pare non era mai stata assunta per il lavoro da cameriera, ma invece di dirmelo aveva scaricato Tinder segretamente e iniziato a frequentare un ragazzo che aveva incontrato lì. Per mesi mi aveva mentito ogni volta che si incontrava con lui in un hotel vicino all'autostrada. Ero assolutamente devastato. La donna che pensavo di conoscere negli ultimi 4 anni mi aveva mentito in faccia e tradito i nostri voti. Mi sentivo come se il mio intero mondo si fosse frantumato. Anche se Annie implorava il perdono, non riuscivo a superare l'entità del suo inganno. Qualche giorno dopo incontrai un avvocato per il divorzio e mi assicurai che tutti sapessero esattamente perché la stavo lasciando. Pubblicai la storia dell'infedeltà sui social media, lo dissi a tutti i nostri amici e familiari e mi assicurai di parlarne a chiunque nella nostra piccola città
volesse ascoltare. Forse non avrei dovuto renderlo così pubblico, ma ero così ferito e arrabbiato che volevo che tutti sapessero che tipo di bugiarda fosse Annie. L'ho bloccata su tutto il possibile, ho cancellato o buttato via ogni foto di noi insieme e ho cambiato il mio numero di telefono. Sono passati alcuni mesi ora e sto ancora cercando di rimettere insieme i pezzi. Non avrei mai immaginato che solo 4 anni nel nostro matrimonio sarebbero finiti così, ma immagino che sia il rischio che si corre quando ci si fida davvero di qualcuno. Non so quando, o se mai, supererò il dolore e il tradimento. Per ora sto solo cercando di andare avanti un giorno alla volta. Mi sto appoggiando molto agli amici e alla famiglia per aiutarmi a superare questo periodo difficile. Mia sorella è stata fantastica. Mi chiama ogni giorno per sapere come sto e mi invita a cena un paio di volte a settimana. Continua a dirmi che un giorno troverò di nuovo la felicità. Spero abbia ragione, ma ora è ancora difficile immaginarlo. Anche il mio amico Rick è stato una roccia. Siamo amici da molto tempo e lui mi conosce meglio di chiunque altro. È venuto ad aiutarmi a portare fuori le cose di Annie e ad ascoltarmi mentre piangevo per quanto mi mancasse la vita che avevamo costruito insieme. Rick mi ricorda che Annie non era chi pensavo fosse e che merito di meglio. Il lavoro è stata una buona distrazione durante il giorno. Ho cercato di prendere turni extra al negozio di autoricambi ogni volta che posso. Aiuta a far passare il tempo più velocemente e mi impedisce di stare a casa a piangere. I ragazzi al lavoro sono comprensivi riguardo al divorzio e non indagano troppo. Fanno battute stupide per cercare di farmi ridere. Ho anche riallacciato i rapporti con alcuni vecchi hobby che mi piacevano prima che io e Annie ci sposassimo. Ho tirato fuori la mia vecchia canna da pesca dal garage e sono andato al lago più spesso. Stare nella natura aiuta a liberare la mente. Mi sono iscritto a una lega di softball locale che mi permette di fare esercizio e interagire con nuove persone. Mia sorella mi ha consigliato una consulente che aveva visto dopo il suo divorzio, quindi ho deciso di fissare un appuntamento. Non ero sicuro della terapia, ma avere una prospettiva esterna con cui discutere è stato utile. La mia consulente mi sfida quando inizio a incolparmi per non aver capito prima dell'infedeltà. Dice che le azioni di Annie riflettono i suoi difetti, non i miei. So che le cose miglioreranno con il tempo. Il primo anno dopo aver scoperto è stato il più difficile. Ho più giorni tristi che felici, ma poco a poco sto rimettendo insieme la mia vita. Mi affido alla mia fede che ci sia una ragione per tutto ciò che è accaduto, anche se non riesco a capirlo ora. Alla fine, il dolore del tradimento di Annie svanirà. Ogni giorno che passo senza di lei è una piccola vittoria. È strano guardare indietro a quanto fossi ignaro nelle prime settimane e mesi dell'infedeltà di Annie. All'epoca non ho colto i segnali sottili che qualcosa di più grande stava succedendo, ma in retrospettiva tutti gli indizi c'erano. Annie improvvisamente diventò ossessionata dall'andare in palestra. Passò dal non metterci mai piede a essere lì quasi ogni giorno. Diceva che era per alleviare lo stress, ma ora mi rendo conto che probabilmente era solo un'occasione per apparire bene per il suo nuovo ragazzo. Iniziò a curarsi meticolosamente, facendosi cerette brasiliane, trattamenti sbiancanti, estensioni delle ciglia. Non era mai stata interessata a bellezza e trucco prima. Pensavo che forse stesse diventando più autocritica con l'età. Un'altra cosa strana era come praticamente vivesse in pantaloni da yoga e canottiere aderenti in casa tutto il tempo. Prima si rilassava in magliette larghe e pantaloni del pigiama, ma improvvisamente passò a mostrare molta più pelle. All'epoca lo presi come un complimento che volesse ancora apparire carina per me a casa. Anche il desiderio sessuale di Annie è schizzato alle stelle all'improvviso. Siamo passati dall'amore una volta a settimana a volte più volte al giorno. Naturalmente, all'epoca non mi lamentavo, pensando che stessimo attraversando una fase spontanea e appassionata. Ora so che probabilmente era solo la colpa a motivarla. Il segno più ovvio però era come Annie iniziò a nascondere il suo telefono e a portarlo ovunque. Non mi lasciava più toccarlo e riceveva avvisi di testo a tutte le ore, che diceva fossero delle sue amiche. Non avrei mai immaginato che potessero essere messaggi piccanti da un amante. Come ho detto,
Tutti gli indizi erano proprio davanti a me, ma ero troppo fiducioso in Annie per immaginare che mi stesse tradendo. Quella fede cieca è ciò che le ha permesso di sgattaiolare in giro per così tanto tempo, prima che finalmente scoprissi la verità. Non commetterò di nuovo quell'errore nella mia prossima relazione. Tuttavia, sto cercando di non rimproverarmi troppo per essere stato così ignaro. Annie è l'unica colpevole, non io. Lentamente, ma sicuramente, sto iniziando a riacquistare la mia fiducia e autostima dopo che Annie le ha distrutte. Riallacciare i rapporti con amici e provare nuovi hobby è stato molto utile, così come le sedute di consulenza e il diario serale. Scrivere i miei sentimenti è molto catartico. So che ci saranno alti e bassi, ma ogni giorno mi sento un po' più forte e più me stesso. Un giorno spero di incontrare una donna che mi tratti con la lealtà e il rispetto che merito. Quando arriverà quel momento, Sahar.